Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Creon, Milan SpA, ultimo aggiornamento. 11 febbraio 2022. Cos'ha Creon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Creon durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Creon? Creon è un farmaco a base del principio attivo pancrelipasi, appartenente alla categoria degli enzimi pancreatici e nello specifico preparati a base di enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan SpA. Creon può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan Italia SRL. Concessionario: Milan SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo pancrelipasi. Gruppo terapeutico: enzimi pancreatici. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina causata da fibrosi cistica, pancreatite cronica, pancreatectomia, gastrectomia totale e resezioni gastriche parziali, biliroti/IV, ostruzione duttale da neoplasie, esempio del pancreas o del coledoco. La supplementazione di enzimi pancreatici può anche essere di aiuto nell'insufficienza pancreatica esocrina dell'anziano. Posologia. La posologia va adattata in base alle necessità e dipende dalla gravità della malattia e dalla composizione della dieta. Si consiglia di assumere gli enzimi durante o immediatamente dopo i pasti principali. Le capsule devono essere ingerite intere, senza romperle o masticarle, durante o immediatamente dopo ciascun pasto o spuntino, con una sufficiente quantità di liquido. Se risultasse difficile deglutire le capsule, per esempio nei bambini piccoli o pazienti anziani, queste possono essere accuratamente aperte e le mini microsfere aggiunte a cibi acidi semisolidi, pH 5,5, che non richiedono masticazione o assunte insieme a liquidi acidi, pH 5,5. Questi possono essere purea di mela o yogurt o qualsiasi succo di frutta con un pH minore di 5,5, ad esempio succo di mela, arancia o ananas. Tale modalità dovrà essere adottata nei pazienti gastrectomizzati. Qualsiasi miscela di mini microsfere con cibi o liquidi deve essere usata immediatamente e non deve essere conservata. La rottura o la masticazione delle mini microsfere, così come la loro aggiunta a cibi con pH maggiore di 5,5, può distruggere la membrana gastroprotettiva che riveste le mini microsfere. Ciò può determinare il rilascio precoce degli enzimi nel cavo orale e può portare ad una ridotta efficacia del farmaco e all'irritazione delle mucose. Occorre prestare attenzione che non rimanga del farmaco nella bocca. È importante assicurare sempre un'adeguata idratazione del paziente, specialmente durante i periodi di aumentata perdita di liquidi. Una idratazione inadeguata può aggravare la stipsi. Dosaggio nella fibrosi cistica, adulti e bambini. Sulla base delle raccomandazioni della Conferenza di consenso sulla fibrosi cistica, dello studio caso controllo della Fondazione sulla fibrosi cistica negli USA e dello studio caso controllo in UK, si raccomanda il seguente dosaggio per la terapia sostitutiva degli enzimi pancreatici. Il trattamento enzimatico deve iniziare con 1000 unità lipasiche a pasto per chilogrammi di peso corporeo nei bambini fino a 4 anni e con 500 unità lipasiche a pasto per chilogrammi di peso corporeo nei bambini di età superiore a 4 anni. Il dosaggio deve essere adattato in base alla gravità della malattia in modo da assicurare il controllo della steaturrea ed il mantenimento di un buon stato nutrizionale. La maggior parte dei pazienti non deve superare 10.000 unità lipasiche per chilogrammi di peso corporeo o 4.000 unità lipasiche per grammo di grassi ingerito. Dosaggio in altre condizioni associate all'insufficienza pancreatica esocrina. La posologia va adattata in base alle necessità individuali in base al grado di maldigestione ed al contenuto di grassi del pasto. Il dosaggio per pasto varia tra 25.000 e 80.000 unità lipasiche, mentre alla metà per gli spuntini. Controindicazioni: ipersensibilità alla pancreatina di origine suina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Come per tutti i prodotti a base di pancrelipasi, non ha indicato l'impiego negli stadi di pancreatite acuta. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In pazienti affetti da fibrosi cistica in trattamento con alti dosaggi di pancreatina sono stati segnalati restringimenti stenosanti dell'intestino a livello della regione ileocecale e dell'intestino crasso, colompatia fibrosante.
Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Creon durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Creon durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità e gravidanza. Non sono disponibili dati clinici su gravidanze esposte agli enzimi pancreatici. Studi animali evidenziano che non vi è alcun assorbimento di enzimi pancreatici suini. Di conseguenza, non. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Creon non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Nel corso degli studi clinici, più di 900 pazienti sono stati esposti a Creon. Le reazioni avverse più comunemente segnalate sono state disturbi gastrointestinali, prevalentemente di lieve o moderata gravità. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosaggi estremamente alti di pancreatina sono stati associati a iperuricosuri e iperuricemia. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Preparati a base di enzimi. Polienzimi. Codice ATC. A09A02. È opportuno far ricorso alla terapia sostitutiva in caso di assenza o riduzione, al di sotto del 10% del, proprietà farmacocinetiche. La capsula di Creon si dissolve entro pochi minuti dall'assunzione orale nello stomaco e rilascia centinaia di mini-microsfere. Tutte le mini-microsfere sono rivestite per proteggere gli enzimi, instabili in ambiente, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati riportati in letteratura effetti tossici acuti o cronici associati alla terapia con pancrelipasi. A copyright. Esistono prove di potere mutageno o di carcinogenicità potenziale o di tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti. Creon 10.000 UPH.EU. Macrogol 4000, ipromellosa ftalato, dimeticone 1000, cetilalcol, trietilcitrato, gelatina, ferro, II, ossido anidro e 172, ferro, II, ossido idrato a 172, ferro, II, ossido e 172, titanio diossido e 171, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.